Allora, qui ci sono tutti e due questi e poi si passa a quell'altro. Allora, i semiconduttori, qui abbiamo visto il diodo che lo fa, abbiamo visto lo Zener che lo fa, possiamo provare un LED su tutte e due. Ora il LED dice poco provarlo, insomma, però il LED si vede che lampeggia, e una cosa che dice del LED è praticamente la sua caduta di tensione, che poi è la tensione a cui andrebbe alimentato. Questo qui è un LED verde 1,90 volt. Un LED rosso avrà una tensione inferiore. Se aspettate un attimino lo vado a prendere. L'altro segnava 1,9 e questo qui segna 1,85. Proviamolo con questo. 1,89 e questo dovrebbe segnare un pochino di più, mentre quelli 1,95, mentre quelli bianchi dovrebbero essere intorno a 3 volte, diciamo. Come non sto a provarlo con l'altro, il diodo LED, inizierei con i semiconduttori. Allora, semiconduttori, qui ce ne abbiamo 3. Partiamo con... Allora, facciamo una cosa. Questo qui rosso, diciamo, magari che entra male anche nell'inquadratura, lo possiamo tirare in causa se viene fuori qualcosa che gli altri non leggono, oppure che uno legge e uno no, per vedere se lo legge anche questo qui rosso, perché sennò la cosa diventa lunga, provare tutte e tre le cose su tutti e tre gli apparecchi. Si fa solo per capire se c'è qualcosa che non leggono. Allora, proviamo questo. Ho messo un componente, diciamo ignoto, voglio vedere cos'è, e praticamente è un FET. È un FET, mi dà ovviamente i parametri, e qui l'ha riconosciuto. Anche questo ovviamente lo riconosce, e la stessa cosa, anche questo me lo dà come FET. E va bene, e qui ci siamo, diciamo. Per quanto riguarda invece questo qui, che è un transistor vulgaris, anche questo lo dovrebbe riconoscere tranquillamente, che ripeto non uso quello rosso perché tanto... Anche questo qui è un NPN, mi dà il beta 163 e mi dà anche la giunzione base emettitore, che sono quasi 0,6 volt, 594 millivolt, insomma lo riconosce. Questo ovviamente lo riconosce anche questo. Allora, la cosa diversa è per esempio che il guadagno qui mi dà un guadagno più alto e lì mi dà un guadagno più basso, però ci sta, perché dipende, questi strumenti ognuno con che corrente va a pilotare la base. Se hai già visto in un altro video, se piloto la base in maniera diversa, ovviamente il guadagno risultante è un altro. Questo transistor invece, se non ricordo male, dovrebbe essere un Darlington di piccola potenza. Infatti qui mi dà un guadagno, un HFE, un beta, chiamiamolo come vogliamo, di 753, sì, che è piuttosto elevato, e mi dà una giunzione, siccome è un Darlington, mi dà la giunzione base emettitore di 1,14 volt, perché è il doppio praticamente quasi di un transistor normale, che sono circa 0,6-0,7 volt. Anche questo lo legge, l'unica differenza, se andiamo a vedere, è che questo mi va a leggere 19, un guadagno di 19.000, mentre quell'altro mi dava un guadagno di 750.
E chi avrà ragione? In questo caso facciamo la prova anche con questo. Proviamo con questo. Vediamo se anche questo mi dà un guadagno così elevato. E anche questo mi dà un guadagno di 19.000, che diciamo che il finirsi a questo punto ha toppato completamente con il beta del transistor. Prendiamo altri due transistor, questi sono, prendiamo questi due transistor, questo qui rosso ogni tanto viene fuori e ricorda che vuole essere calibrato, anche se è calibrato, ogni tanto ne garba fa la calibrazione. Allora qui abbiamo due transistor che si montavano nel finale di riga dei televisori, in bianco e nero, sono dei BU208, anche qualcuno mi pare di piccolo, qualcuno a colori ma col cinescopio piccolo, un BU208A e un BU208D, quello D ha il diodo incorporato. Vediamo se partiamo con quello normale senza diodo incorporato, vediamo se lo legge. Prendo i cavettini perché se no non ce la facciamo e vediamo, no, mi manca un cavo, e vediamo se lo legge. Gli diamo la via, lo legge, mi dice che c'ha un guadagno bassissimo, non so se si legge ma mi dà un HF di 3, e vediamo con un altro apparecchio, è un po' basso, un guadagno di 3, diciamo non hanno un grande guadagno ma almeno 8, ecco, infatti se vedete questo mi segna un guadagno di 9 e il transistor lo riconosce. Proviamo con questo, facciamo la controprova. Ci ho attaccato i terminali, gli do la via, vediamo se il guadagno è intorno a 9 o se è basso come l'altro. Qui è 9, sicché diciamo è il finirsi che probabilmente pilota i transistor con una corrente più bassa e legge un guadagno di conseguenza più basso. Allora, ora a questo punto abbiamo sempre questo qui rosso sotto. Proviamo cosa succede se io vado a misurare un transistor che abbia il diodo incorporato. Questo qui, ripeto, è un BU208D, sicché c'ha un transistor fra collettore e emettitore. Scusate, c'ha un diodo fra collettore e emettitore. Vediamo se io gli do la via, cosa succede. È andato un paranoia, praticamente me lo riconosce come se fosse due diodi. Se vedete qui praticamente non c'è più il simbolo del transistor. Proviamolo anche nell'altro apparecchietto, mi sono legato con i fili, proviamo questo, e questo è un problema di questi apparecchi economici, che se uno non sa che tipo di transistor è e magari c'è il diodo incorporato, c'è il rischio grosso che non lo legga e uno non sa cosa è il componente o peggio ancora pensa che sia guasto. Sicché sono apparecchi che aiutano, però bisogna sapere anche quello che anche questo qui me lo segna come se fossero due diodi. In realtà, ripeto, non è un transistor e è funzionante. La stessa cosa, ovviamente, neanche a dirlo, farà questo. Questo è una cosa che vi ho fatto notare perché è importante. Se uno non lo sa, va a provare un componente, dice ma questo è un doppio diodo, se non sa leggere la sigla o se non trova la sigla, invece è un transistor magari col diodo incorporato. E lui va veramente in paranoia.
ma vedrete che va in paranoia anche con altre cose. Ecco, questo probabilmente non ho attaccato bene qualcosa, no, è tutto attaccato. Il finirsi addirittura si rifiuta proprio, me lo legge come fosse una resistenza, è tutto attaccato, qui, ve lo dico. No, me lo regge come fosse una resistenza e ripeto, è attaccato, io ho fatto la prova. Sicché il finirsi, un transistor col diodo incorporato, QQ Paloma si dice. Questo non lo legge del tutto, gli altri almeno mi dicevano che potrebbe essere un doppio diodo, questo niente. Allora facciamo un'altra prova e poi si passa ai triac, che è divertente, agli SCR e ai triac. Questi qui sono due transistor, uno è un NPN e uno è un PNP, si vedono male ovviamente, non ve li faccio nemmeno vedere. Comunque uno, un attimino, metto gli occhiali. Allora, uno è un BDX53, questo, e quell'altro è un BDVW94. Uno è un NPN e uno è un PNP, sono tutte e due Darlington. Vediamo se questo lo misura. Questo qui, ho sbagliato tasto. Questo qui, BDX53, classico, me lo segna, mi dice che non c'ha assolutamente niente, praticamente è un HF0, non guadagna anche se è un Darlington, però me lo fa vedere che è buono. Proviamolo su un altro apparecchietto, vediamo se questo mi dà delle indicazioni più valide. Questo mi dà delle indicazioni più valide, mi dà un guadagno che è troppo basso, ma è probabilmente perché viene pilotato con poca corrente, e mi dice anche che praticamente alla fine si vede che è un Darlington perché ho la giunzione V base emettitore che è 1,24 volt invece dei famosi 0,607, e poi mi fa vedere anche che effettivamente c'ha un diodo incorporato, che anche questo c'ha un diodo incorporato. Ora quell'altro transistor è un transistor di alta tensione e non lo leggeva. Questo qui, che è un transistor non di alta tensione, me lo legge. Ora vediamo se anche questo lo legge. Anche questo lo legge, mi fa vedere sempre che è un Darlington da qui UF sarebbe, insomma, che 1,25 volt della giunzione. Il beta anche lui è pilotato con poco probabilmente, mi dà un beta piccolo comunque, e mi dice che c'è anche il diodo, mi fa vedere. Ora lo spostiamo, proviamo. Questo qui invece è, diciamo, sempre un Darlington, ma è PNP. Vediamo cosa fa il finirsi. L'ha letto, mi dice che è un PNP, anche questo mi dà mi dice solo che è un PNP praticamente, perché se guardate HF 0, IE 0 microampere, VBE 0 millivolt, sicché non si sa nemmeno se poi in realtà mi indicherebbe se funziona veramente, perché mi indica che è un transistor ma non mi indica nessun parametro. Questo qui mi indica invece i parametri che ci sono, mi fa vedere che è un PNP, mi fa vedere che c'è un diodo incorporato e perlomeno qualcosa fa. Diciamo che, ripeto, è più bello che questo qui. Bello, si sono strapanati, c'ho da smontarlo questo qui. Vediamo un po', ora non lo vedete, è infilata dentro questa specie di lamellina che ci si dovrebbe lavorare, è infilata proprio dentro. Ora poi
lo smonto e la tiro fuori, la qualità cinese. Anche questo me lo legge correttamente, mi dà i parametri. Allora, facciamo un'altra cosa, vediamo brevemente, questo è un SCR, vediamo se lo legge questo, che teoricamente dovrebbero leggere l'SCR e pure i TRIAC. Me lo legge come una resistenza, eppure questo è un SCR. Proviamolo con quest'altro, vediamo se siamo più fortunati. Questo me lo legge come un NPN, però ripeto, questo qui è un SCR. Non si vede la sigla, ma comunque è un BT 151. Non si legge purtroppo. Comunque fidatevi, è un SCR. Allora qui sono andati dentro e anche questo me lo legge come un transistor. E con questo, diciamo, non dico che siamo a posto, ma quasi. Vediamo un po' un TRIAC. Questo è un TRIAC invece, è un TRIAC da, mi pare, 12 ampere. Vediamo se lo legge. Non lo legge, solita resistenza. Vediamo quest'altro. Ripeto che i TRIAC dovrebbero leggerli, i TRIAC e gli SCR, mentre invece abbiamo visto che non lo legge per nessuno. Anche questo me lo segna come un resistore. Quest'altro proviamo. Anche questo lo segna come resistore, sicché diciamo, eccolo qua, il TRIAC niente, l'SCR niente, che le dovrebbero leggere. Ora vi faccio la prova con un TRIAC di bassissima, questo è di bassa potenza. Quegli altri erano tipo 15 ampere, roba del genere, questo mi pare sia 3-6 ampere, qualcosa del genere. Diamola via a questo coso, vediamo se lo legge, e questo, come vedete, lo legge. Ecco, ora si dovrebbe vedere, questo qui lo legge come TRIAC. Vediamo se lo fanno anche gli altri. Questo bianco lo legge anche lui come TRIAC, funziona. Probabilmente legge i TRIAC e gli SCR, ma veramente di bassa potenza. Però è facile poi per uno che non lo sa confondersi e quell'altro SCR me lo stava leggendo come un transistor. Anche questo me lo legge come un transistor PNP, ma abbiamo visto con quegli altri due che questo è un TRIAC, sicché poi qualche persona che diciamo non è molto ferrata in elettronica, che ci cerca di capire cosa è un componente, a quel punto lì insomma è una cosa brutta che facciano questi errori qui grossi. Un'altra cosa, l'ultima cosa, praticamente questi due cosini qui leggono, vedete, leggono la codifica dei telecomandi. Questo è un tasto, questo è un altro tasto, qua giù praticamente c'è la codifica generale, che anche se io premo un tasto diverso, vedete, rimane quella, in questo caso 04 FB, forse si vede meglio di qua, mentre nell'altro
invece se io premo un telecomando diverso, 14EB, 15EA, 16E9 è la codifica di ogni tasto. È una cosina comoda se uno ha da sistemare un telecomando, vedere un attimino la corrispondenza di un telecomando, insomma è una cosina che può andare bene. E ora fermo un attimino il video, poi facciamo un attimino la conclusione di tutta questa, come si dice, di questo discorso che abbiamo fatto e traiamo un attimino le conclusioni su questi apparecchietti qui. Allora questo video su questi apparecchiettini qui è finito. Abbiamo testato questi apparecchi, abbiamo visto cosa ci possiamo fare praticamente. Non sono degli apparecchi ovviamente professionali per un uso casalingo o per fare delle riparazioni veloci, per testare alcuni componenti possono andare sicuramente bene. Non vanno bene per effettuare misure di precisione, ovviamente abbiamo visto che non sono, diciamo, idonei per fare delle misure di precisione, però costano poco e praticamente la funzione che devono fare la fanno, sicché conviene comprarli e diciamo di sì, costano poco e un aiuto lo danno, tutto lì insomma. Sicché diciamo hanno passato il test. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che se ci sono delle persone che non conoscono componenti elettronici possono essere tratte in inganno e questo diventa un problema grosso perché che succede se uno scambia un componente per un altro o fa dei danni, poi sì che bisogna stare molto attenti perché si è visto che alcuni componenti non solo non li riconoscono, che sarebbe la meno, ma le scambiano per altri componenti e sì che se le prendete usateli per quello, ripeto, non misure di precisione, misure così di routine che agevolano per vedere se un transistor va o non va, queste cose qui, e occhio ai componenti che non conoscete perché vi potrebbero indicare un componente per un altro. Il video è finito, come al solito iscrivetevi al canale chi non l'ha fatto, lasciate un mi piace, commentate e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!